Se hai l'abitudine di leggere i commenti del canale, sicuramente ti sarai accorto che sin dalla sua nascita ha sviluppato un mantra, ovvero una domanda ricorrente che ogni 2x3 qualche membro della community mi rivolge. E la domanda è sempre la stessa ed è questa qui: come faccio io ad installare Windows? Se seguo ogni volta la procedura tradizionale, vado a rispondere a tutte quante le domande che mi vengono fatte in fase di installazione, con il rischio anche di commettere qualche errore. Ebbene, la risposta è assolutamente no. Se ben ricordi, tempo fa ti avevo presentato un'utility che era quella di Cristitus, che permetteva un debloat a valle, cioè una volta effettuata l'installazione, e che ritengo comunque molto valida. Tuttavia non è il metodo che io utilizzo, soprattutto da un anno a questa parte. C'è infatti un metodo semplicissimo, personalizzabilissimo e soprattutto efficacissimo che ci consente di installare Windows senza commettere nessun errore, avendo un prodotto già deblottato ed impostato per tutte quante quelle che possono essere le nostre esigenze, e che vale sicuramente a questo punto, così rispondiamo una volta per tutte, la pena di mostrarti. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ebbene sì, come puoi vedere da questo documento pubblicato proprio sul loro sito, è la stessa Microsoft a metterci a disposizione la possibilità di creare un cosiddetto file di risposte, ovvero il file unattend.xml. Che cosa fa questo file? Lo leggiamo insieme. I file di risposte o file di installazione automatica possono essere utilizzati per modificare le impostazioni di Windows nel corso della stessa installazione. È anche possibile creare delle ulteriori impostazioni che attivano una serie di funzionalità e personalizzazioni del nostro sistema, in modo che una volta installato, senza che noi dobbiamo muovere neanche un dito, questo sarà esattamente come lo vogliamo noi. Una bella comodità sicuramente. E allora andiamo a vedere come si fa, ma prima dobbiamo fare una cosa che a quanto pare piace tanto a YouTube. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? E niente, ormai abbiamo imparato che il tubo è un animale un po' strano, stiamo imparando a conoscere le sue regole e soprattutto abbiamo capito che se mettiamo un bel disclaimer, anche se non facciamo niente di male su questo canale, possiamo probabilmente, speriamo, stare un pochino più tranquilli. Ma veniamo a noi, perché volevo ricordarti quel saggio proverbio cinese che ci dice che se regaliamo un pesce ad un uomo lo avremo sfamato per un giorno, mentre se gli insegniamo a pescare, da quel momento in poi si vanterà per tutta la vita di aver preso dei branzini grossi così. Scherzi a parte, quello che dobbiamo fare è imparare a crearci da soli i nostri file XML. E allora, che cosa stiamo aspettando? Siccome la procedura sarebbe di per sé un pochino complessa, ho pensato invece di semplificarti al massimo le cose, e quindi per usufruire di questo strumento che non richiede né installazione né niente, tutto quello che dobbiamo fare è aprire il nostro browser di fiducia e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito e qui in alto portiamoci nella sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scenderemo un pochino più in basso fino ad individuare questa voce, quella che si chiama Unattended XML File Generator. La prima cosa che dobbiamo fare a questo punto è procurarci il nostro pendrive di installazione e andare ad inserirlo nel PC. Ecco fatto. Una volta fatto questo, dovrai scegliere che versione di Windows vuoi installare in modo da essere portato automaticamente sul sito di installazione. In questo caso io installerò Windows 11, quindi clicco su Windows 11, mi si apre il sito ufficiale di Microsoft, scendiamo un poco più in basso fino ad individuare questa voce qui, quella che si chiama Crea il supporto di installazione per Windows 11. Clicchiamo sul pulsante Scarica ora e in un picosecondo il file sarà scaricato sul nostro computer. Andiamo ad aprirlo, accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo e a questo punto avviamo il processo di creazione del nostro pendrive. Clicchiamo su Accetta
e in questa finestra scegliamo le nostre impostazioni, anche se come vedremo è irrilevante perché successivamente le potremo cambiare. Quindi clicchiamo sul pulsante avanti, scegliamo la voce unità flash USB, clicchiamo ancora una volta su avanti e scegliamo la nostra unità, nel mio caso quella che ho appena collegato al mio PC. Clicchiamo ancora su avanti e vedrai che partirà la procedura di installazione. A questo punto torniamo sul nostro sito gentiluomodigitale.it e andiamo invece a fare clic su quest'altra voce, quella che si chiama sito ufficiale. A questo punto ci spostiamo sulla scheda che si è appena aperta qui in alto e ci troveremo di fronte allo strumento che ci consente di generare il cosiddetto file XML, ovvero quello che una volta impostato adeguatamente, come vedremo, ci consentirà di effettuare una installazione perfetta di Windows 10 o di Windows 11 senza che noi letteralmente dobbiamo muovere un dito. Andiamo a vedere come funziona. Per ottenere il nostro file XML, infatti, quello che dobbiamo fare è riempire una specie di modulo esattamente come facciamo quando andiamo in comune, compilando tutte quante le sue voci oppure lasciandole esattamente come sono, perché molte, come vedremo, sono precompilate. Le voci che ho evidenziato in colore giallo sono quelle particolarmente importanti e che vanno ritoccate. Ti ho già lasciato le impostazioni ottimali che potrai tranquillamente copiare da questo video, che vanno bene nel 90% dei casi, ma naturalmente avrai anche la possibilità di personalizzare il tuo file XML a seconda di quelle che sono le tue esigenze e soprattutto le tue preferenze. La prima parte si chiama Region and Language Settings e naturalmente va impostato su italiano, italiano, italiano. Scendendo ancora più giù abbiamo le architetture del processore che naturalmente, soprattutto nel caso di Windows 11, andrà impostato a 64 bit. Se invece stai installando Windows 10 avrai la possibilità di scegliere tra i 32 e i 64 bit, considerando che c'è anche la voce relativa ai processori ARM. La voce Setup Settings invece è particolarmente importante, ci consente infatti di bypassare i requisiti per Windows 11, capisci a me, tra cui TPM, Secure Boot, eccetera. Funziona anche con la versione 24H2 a quanto pare. Ancora, la seconda voce consente a Windows 11 di essere installato senza connessione a internet. Questo è particolarmente utile nel momento in cui appunto non desideri utilizzare la connessione oppure non ne hai la possibilità. Andando avanti abbiamo computer name e time zone che possono tranquillamente essere lasciati così come sono, mentre per quanto riguarda il partizionamento e la formattazione io solitamente scelgo che Windows crei autonomamente le partizioni che le servono, scegliendo questa opzione che tuttavia, mi raccomando, nel momento in cui verrà scelta cancellerà tutto il contenuto del disco, quindi se per caso hai dei dati personali presenti sul disco sarà opportuno che tu prima faccia una copia di sicurezza su un supporto esterno, quindi un'unità USB, un disco esterno, quello che preferisci. Diversamente potrai scegliere di effettuare un partizionamento interattivo durante la stessa installazione di Windows, però questo fa perdere un pochino di senso al file XML, perché in questo caso l'autoinstallazione si interromperebbe. Quindi a mio avviso questa opzione qui è quella migliore, a patto di essere attenti al contenuto del disco e a tutti quanti i tuoi file. Andando ancora più avanti abbiamo la possibilità di scegliere sia l'edizione di Windows che vogliamo utilizzare e quindi scegliere se sarà una Pro, una Home e così via. Io abitualmente scelgo la versione Pro, che è quella più completa, ma naturalmente questo dipende dalla licenza che hai acquistato, perché naturalmente poi ti verrà chiesto di inserirla. Ancora un'altra cosa estremamente intelligente che fa questo programma è la creazione automatica degli account. Va infatti a creare due account, uno amministratore e uno utente, le cui password in entrambi i casi sono
password, proprio la parola password. Naturalmente questa può essere cambiata a tuo piacimento proprio mentre vai a compilare questo modulo qui. Andando ancora avanti possiamo scegliere che cosa far fare al computer al primo logon, cioè la prima volta che lo accendiamo successivamente all'installazione, e a mio avviso l'opzione migliore è quella di scegliere che sia l'amministratore a venire automaticamente loggato nel sistema, in modo da poter fare tutte quante le altre installazioni e le operazioni che ti servono dopo aver terminato appunto l'installazione. Successivamente avrai la possibilità di gestire la scadenza delle password. Io in questo caso ho lasciato password do not expire, che non è la procedura più corretta, ma tu potrai tranquillamente scegliere di utilizzare il default di Windows, ovvero 42 giorni, oppure stabilire con la terza voce tu stesso ogni quanto cambiare la password. Andando avanti abbiamo la policy di lockout dell'account, cioè dopo quanti tentativi errati l'account viene bloccato. Io scelgo di solito la policy di default che dice che dopo 10 tentativi falliti di connessione all'account, ovvero se sbagli la password 10 volte, questo viene bloccato per 10 minuti. Avrai anche in questo caso la possibilità di disabilitare la policy oppure di sceglierne una di tuo gradimento. Con la prossima voce invece possiamo scegliere come ottimizzare il nostro Explorer, ovvero la maniera con cui interagiamo con i file. In particolar modo quello che ti suggerisco di usare sono i settaggi di default di Windows Explorer, ma di abilitare anche le estensioni dei file per un motivo di sicurezza, di disabilitare i widgets che vanno ad alleggerire e deblottare il nostro computer, e di usare, se ritieni nel caso di Windows 11, il menu contestuale classico, quello che apri con il clic destro del mouse. Scendendo ancora abbiamo i System Tweaks, due dei quali sono particolarmente importanti a mio avviso, e cioè questo qui che va ad impedire l'attivazione automatica di BitLocker, che ormai abbiamo capito che fa più male che bene ed è una vera e propria spina nel fianco per molti utenti, e poi questo qui che disabilita tutte quelle finestre che si aprono la prima volta che lanci Microsoft Edge. Con la voce successiva andiamo a gestire il setup della nostra rete Wi-Fi, che io ti consiglio di configurare manualmente una volta terminata l'installazione. Andando ancora avanti abbiamo i cosiddetti Express Settings, che io tengo tutti quanti disabilitati e che sostanzialmente sono tutti quelli relativi alla telemetria e all'invio dei dati a Microsoft, quindi lasciamoli così. Ancora abbiamo i Lock Key Settings, cioè lo stato dei tasti nel momento in cui avviamo il computer, come ad esempio il Caps Lock attivato. Ancora per quanto riguarda i wallpaper, cioè gli sfondi di Windows, ti consiglio di tenere quelli di default, ma se preferisci puoi scegliere anche una tinta unita e decidere quale tramite questa casellina qui che ci consente di variarla. Ancora andando più in basso abbiamo finalmente la voce più importante di tutte, ovvero quella relativa al bloatware. Il mio suggerimento è di leggerti accuratamente l'elenco di tutte quante queste funzionalità di Windows e andare a disabilitare tutte quelle che non ti servono, che a questo punto non saranno proprio installate in Windows a meno che tu in seguito non le voglia aggiungere. E siamo arrivati al termine. Quello che dobbiamo fare adesso è semplicemente andare fino alla fine della pagina e scaricare finalmente tramite questo pulsante il nostro file XML. Come vedi si tratta di un file minuscolo che viene salvato automaticamente sul nostro PC. Andiamo a questo punto a vedere com'è la situazione per quanto riguarda la nostra unità USB, che vediamo che nel mio caso è pronta, ha già terminato, quindi possiamo cliccare su fine e chiudere questa finestra. Dopodiché cliccheremo su questo pulsante per andare ad aprire la nostra cartella dei download, all'interno della quale troveremo questo file che ci servirà proprio in questo momento. Quello che infatti dobbiamo fare a questo punto è copiare questo file,
spostarci nell'unità pendrive che abbiamo appena creato e che contiene i file di installazione di Windows 11 oppure di Windows 10 e andare ad incollarlo. In questo modo avremo creato un sistema di installazione di Windows che innanzitutto non richiederà il nostro intervento. Troveremo Windows installato e configurato senza nessun bloatware, con tutte quante le impostazioni che gli abbiamo fornito e soprattutto senza la minima possibilità di errore, in maniera assolutamente velocissima. Ovviamente quello che dovrà fare a questo punto, se vorrai installare questo Windows, sarà inserire il pendrive nel computer su cui vorrai installarlo, impostare l'avvio da pendrive, cosa che purtroppo non ti posso mostrare, come dico sempre, perché nel BIOS del computer si entra in maniera diversa da computer a computer, e una volta avviato potrai tranquillamente andarti a prendere un bel caffè e troverai Windows bello e pronto al tuo ritorno. Mi dispiace perché questa volta sono andato un pochino più lungo del solito, ma purtroppo, come hai visto, c'erano tante voci che meritavano la nostra attenzione e soprattutto non volevo crearti problemi non spiegandoti qualcuna delle cose un pochino più insidiose della creazione del nostro XML. Ma come vedi ce l'abbiamo fatta e a questo punto possiamo tranquillamente passare al ringraziamento del giorno. Un ringraziamento destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che, come al solito, salutarti e darti appuntamento alla prossima.